Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Allora, visto che si stanno avvicinando le belle giornate, che magari qualcuno riuscirà forse, non so, speriamo che il Covid permetta, ad andare al mare, in piscina o quello che sia, quindi vi state preparando tutti per la famosa prova costume che non so quanto ci sarà quest'anno purtroppo, però in ogni caso, o semplicemente per chi vuole stare un pochino attento alla linea per ovvie ragioni, ecco qua un piatto molto leggero che può diventare indubbiamente anche un piatto pesante perché dipende dai condimenti. dipende dai condimenti, esatto. In questo caso invece sarà un piatto molto leggero. Allora, che cosa vado a fare? Vado a fare le spinacine. Avete presente le famose spinacine, quelle delle marche famose? Del supermercato. Del supermercato. Cotolette. Cotolette agli spinaci, esatto. Allora, di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di 200 g di spinaci, eccoli qua, 2 uova, noce moscata, pepe e sale, qualche cucchiaio di parmigiano reggiano. Vado troppo veloce? Sì. Mi dicono che sono lunga e io mi sbrigo. Vabbè. Del pangrattato e ovviamente del pollo. Questo pollo noi l'abbiamo preso alla Tibur Carni e vi posso assicurare che è proprio un altro tipo di carne. Eh sì, Ok? è vero. La Tiburcarni la trovate sulla Tiburtina, in via Tiburno 16, e io vi consiglio di andare a vedere il loro sito che io vi metterò nell'info box, perché hanno una marea di offerte e di tipi di carne che vi sorprenderà. E fanno anche le consegne. Sì, Le consegne a casa dentro il raccordo anulare, anulare. e con un minimo di 30 euro di spesa. Esatto. Però contattateli e dite che venite da parte nostra, perché sicuramente Avrete un occhio di riguardo. Esatto. Detto ciò, andiamo a pulire il nostro petto di pollo. Pulire in che senso? Cioè andiamo a togliere i vari grassetti, i vari nervetti, eccetera. Fatto questo lavoro lo facciamo a dadini perché andrà tritato. Quindi ci rivediamo tra un po'. Eccoci qua. Allora, adesso andiamo a tritare questo bellissimo pollo, a sbattere le uova e a tritare anche gli spinaci insieme al pollo. Dopodiché ci vediamo qui per mettere gli altri ingredienti e insaporire il tutto. A fra poco. Ecco qua, abbiamo tritato pollo e verdure, pollo e spinaci e a questo punto andiamo ad aggiungere 3 cucchiai di parmigiano reggiano, un bel po' di pepe o anche pepe macinato sul momento, per comodità. per comodità noi mettiamo questo, ma mannaggia, vabbè, lasciamo perdere. Una bella grattatina di noce moscata grattugiata al momento Sul posto. sul posto. Siamo Scusate, noi prendiamo spunto da Sì. commenti che ci vengono fatti in cui Ci divertiamo a prenderli Sì. in giro, ecco. ci incolpano di non usare il pepe intero ma macinato. E una... Ragazzi, questa è la cucina di una casa. Io vi ricordo Esatto, questo. esatto, io non sono né uno chef, No, ma non né abbiamo, una cuoca prelibata. non abbiamo tutto sempre a disposizione. Esatto, esatto, vabbè, Vabbè, è inutile. andiamo avanti. Dicevi, Era un po' di solo sale. per ridere. Una bella presina di sale. Ok. E adesso sporchiamoci le mani. Via! Oh. A mano libera. A mano libera. L'impasto è appiccicoso, ve lo dico. Però se lo volete un pochino più denso possiamo aggiungere del pangrattato che lo va ad asciugare un pochino, ok? Indubbiamente è più comodo andare a comprare al supermercato. Ah, certo. Però queste sono più genuine e Queste poi sì. è anche la soddisfazione. Questi sono più genuini, io un po' di pangrattato ce lo metto, una bella manciatina, così. Se per caso vi dà fastidio sporcarvi le mani, Fate la carbonara.
Ma che c'entra? Visto che già ci sono le uova. Mettetevi i guanti oppure, non so, usate un cucchiaio, una spatola. Certo che poi tanto vi dovrete sporcare per forza le mani, perché dovete comporre le spinacine. Ecco qui. Va meglio, va? No, non vedo l'ora di lavarmele io. Cioè, odio sentirmi le cose sulle mani, Dio santo. Purtroppo questa è il pollo che fa questa appiccicume, diciamo, Che risultato dobbiamo raggiungere adesso con il pane grattato? Un impasto meno appiccicoso, Un po' più solido. un pochino più, sì, scusate, vado a lavare le mani. Ci vediamo tra un attimo. Allora, vedete? Adesso è meno appiccicoso rispetto a prima. Che cosa dobbiamo fare? Se vediamo che è troppo appiccicoso, ci bagniamo le mani un attimo nell'acqua, così. Prendiamo una polpettina, io non le faccio grandissime, una polpettina la facciamo a forma spinaciosa, come le spinacine che sono un po' ovalizzate, diciamo, no? In questo modo. Per evitare di immergerla si potrebbe rompere, la vado a spennellare con l'uovo. Che fastidio! Sì, la prossima volta uso i guanti anch'io. E il fatto è che sono allergica al lattice, ragazzi, quindi la appoggiamo qui, la paniamo E voilà. e questa è la nostra spinacina. Ovviamente le farò al forno e se no che piatto leggero è, però se volete potete farle anche fritte, ecco, per quello che dicevo è un piatto leggero che però poi, diciamo, può diventare anche un piatto bello condito, va bene? Ci vediamo a spinacine fatte. Le faccio tutte e le metto in una teglia con la carta da forno, ovviamente ci andrà un pochino d'olio sopra poi, va bene? Ci vediamo a spinacine pronte. Eccoci, sono pronte. E a questo punto che cosa facciamo? Ci mettiamo appena un pizzichino di sale sopra, ma proprio qualche granello, proprio così, tanto per un pizzico basta per tutte, ok? E un filino d'olio. L'olio buono? L'olio caro. Io l'ho messo dentro la Sì. bottiglia perché era molto più semplice, ma parliamo di un olio buonissimo che non copre i sapori ma li esalta. Il famoso olio del gruppo Caro. Esatto. Vi metto nell'info box anche le informazioni. Andate sul loro sito gruppocaro.com, Veloce. iscrivetevi alla newsletter perché una volta iscritti vi arriva un buono sconto subito. Io scherzo sempre, gruppo Caro, perché purtroppo ci dicono che vi facciamo troppa pubblicità, ma a noi non interessa perché i vostri prodotti sono ottimi, Sì. eccellenti, Sì. fantastici per le preparazioni, quindi ben vengano la pubblicità. Gruppocaro.com. Quanto tempo al forno, scusami? Allora adesso li mettiamo per 25 minuti a 185 gradi, 190, dipende sempre dai forni, forno ventilato. A dopo. A dopo. Eccoci qua, sono pronte. Manca solo la parte più importante, L'assaggio, certo. che senza questa non avrebbe senso tutto quanto il video. Vabbè, e allora andiamo ad assaggiare. Guardate un po' come sono carucce, Sì, aspetta, Martina, falla rivedere un attimino così. Pronti? Perfetto. Bello? Ti Sì. piace? Vado? Assaggio. Soffia. Scotta. Cotta, soffia. Sono un'altra cosa. Certo. Quelle che si comprano non è che hanno questi ingredienti Sono buonissime. genuini. Il modo migliore per mangiare le verdure. Verdura, pollo, Cavolo. pochi ingredienti a parte un pochino di sale e qualche spezia e si possono mangiare tranquillamente perché sono molto leggere, cotte al forno. Ci vediamo alla prossima ricetta. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao ciao.